Buongiorno a tutti e ben ritrovati qua su Radio Rossonera, mercoledì 18 ottobre del 2023. Buona giornata qui da Radio Rossonera. Enrico Boiani, ciao. Ciao, buongiorno direttore alle Terme Sì, direttamente. sono tornato qui. Ho fatto il giro completo e tutte. Eravamo partiti così, ti ricordi? Lunedì scorso? Non c'era niente da fare, un po' di relax. Invece è successo l'imponderabile in questa sosta, è successo veramente Sì. di tutto. Quindi per sgravare sono tornato qui. Che dire, Henry? Vai, partiamo Dico subito. di mettere like Mm. innanzitutto, che è la prima cosa che bisogna dirla sempre, bisogna ricordarla, quindi mettete like a questo video, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, questa benedetta campanella per avere le notifiche, attivatela così entrate subito nei nostri contenuti e l'iscrizione in realtà perché vediamo che tanti di voi, lo vediamo dalle analisi, quindi non è che potete dirci delle bugie, tanti di voi non sono iscritti al nostro canale, quindi iscrivetevi, attivate la campanella, il like e il commento. Che dire, Henry? Che dire? Cosa si può dire? Allora, Tonali ieri è andato a Torino, ha parlato con la PM, aveva parlato anche già con Chiné, cioè il giudice sportivo. Giudice sportivo, non mi ricordo. No, il procuratore federale, non il giudice sportivo. Il procuratore federale che l'ho già sentito per quanto riguarda la parte sportiva, ieri è stato sentito anche per quanto riguarda la parte un pochino più pesante della vicenda. Insomma, Gazzetta dello Sport esce stamattina con questa anticipazione, cioè che Tonali avrebbe scommesso anche sulle partite del Milan, con un distinguo. Non avrebbe scommesso su, diciamo così, qualcosa che poteva alterare il risultato, ovvero quando lui non c'era in campo o al massimo sul Milan vincente. Ehm, Mi fermo qui, adesso ci addentriamo perché nel giro di 4 giorni, 5 giorni è cambiato di tutto, tra che era solo Fagioli, poi Fagioli, Tonali e Zaniolo, poi Tonali con solo blackjack e poker, poi soltanto partite del mondo dello sport, del calcio, eccetera, normali, adesso anche sul Milan. Spero che l'emorragia finisca qui, altrimenti sembra non finire mai questa- questo problema qui. Sì, è sicuramente un peccato per un ragazzo che ha evidentemente bisogno di aiuto, che ha commesso un errore molto grave, questo non è, cioè questo è fuori da ogni discussione, è un errore grave, va punito per questo, così come vanno puniti gli altri, così come vanno puniti gli altri, perché non è che adesso ci fermiamo qui. È un errore grave, va punito, questo ragazzo va aiutato e c'è poco da dire e c'è poco anche da fare, cioè questa cosa non solo per Tonali, per tutti i ragazzi coinvolti deve essere estirpata, cioè deve essere completamente rimossa, eliminata e per farlo bisogna arrivare a un punto che è il punire tutte le persone coinvolte e far sì che possano uscire da questa cosa, perché ne va proprio del calcio italiano, cioè a questo punto, cioè, ne va della nazionale, ne va delle giovani generazioni di ragazzi italiani e collegandoci alla parte sotto, tra l'altro, di questa prima pagina, visto che già non è che navighiamo in acque, diciamo, calmissime con la nostra nazionale, perdere anche una generazione di ragazzi giovani per queste cose qui, che son gravi, che son serie, tutto quello che vogliamo, però comunque restano comunque cose extracampo, sarebbe un peccato, ecco, ed è un peccato, soprattutto per 2 ragazzi forti come Tonali e Fagioli, perché alla fine parliamo di 2 giocatori molto forti. Ci hanno ribaltato la pausa nazionale, io non a caso ho tolto il simbolino, no, della Z, del dormire dal talk qualche giorno fa,
perché è questa cosa è grossa, questa cosa qua è grossa, e speriamo che possa risolversi il prima possibile, che i giocatori possano ricevere la loro "pena" tra virgolette il prima possibile e che tutto si risolva per il meglio, ecco. Allora, rispondiamo alla classica domanda che viene a tutti in testa nel momento in cui, ad esempio, si vede il titolo di oggi di Gazzetta. Il Milan rischia qualcosa? No. La risposta è no. Abbiamo sentito anche ieri dalle parole dell'avvocato Cardenà, esperto di diritto sportivo, che è venuto qua da noi al talk. Il Milan non rischia nulla, nulla, nulla. Rischierebbe solo e soltanto nel momento in cui si dimostrerebbe che i massimi dirigenti sapessero del problema, fossero a conoscenza del fatto che Tonali scommetteva e non avrebbero denunciato il fatto. A quel punto messa denuncia e compagnia cantante. Ma se i dirigenti non ne erano a conoscenza, il Milan non rischia niente. Così come i compagni. Se nessuno dei suoi compagni era a conoscenza del fatto che Tonali scommetteva anche sul Milan nell'ultimo periodo, anche gli stessi compagni sono al sicuro. Se invece viene dimostrato, perché gli inquirenti hanno in mano sia il telefono che il tablet di Tonali, se dovessero venire a conoscenza del fatto che i compagni erano a conoscenza del problema e non hanno detto nulla, anche per loro messa denuncia e compagnia cantante. Quindi al momento, non possiamo dire che iniziare la frase con questa locuzione, al momento l'unico che rischia qualcosa è proprio Sandro Tonali, che come scrive Gazzetta dovrebbe avere una pena più alta di Fagioli proprio perché ci sarebbe là il problema che avrebbe scommesso sulla propria squadra e quindi dovrebbe essere più alta la pena totale e con la riduzione, la dimezzazione, si dice? Il dimezzamento, ecco. Il dimezzamento della pena, questo potrebbe portare a una squalifica di 1 anno più i 6 mesi di diciamo, incontri con la FIGC, incontri con gli enti preposti, incontri con i settori giovanili, eccetera, eccetera. Quindi dovrebbe essere un po' più alta, non di 1 anno complessiva come Fagioli, cioè 7 più 5, ma di 12 più 6. Però siamo veramente nel campo delle ipotesi ora e ci fermiamo qua. A proposito di chi invece si è fermato, ieri, perché doveva essere lo scoop dell'anno, e invece alla fine il buon Fabrizio Corona non ha detto nulla in quella della Rai, si è beccato il tapiro d'oro in nottata e nel mentre ha detto che ci sono tra gli altri anche El Shaarawy, Gatti e Casale. Quindi stasera a Striscia la Notizia vedrete il video di Corona che si è preso il tapiro d'oro da Staffelli proprio perché sarebbe stato, diciamo così, censurato durante la trasmissione Avanti Popolo di ieri notte e ha fatto i nomi di altri 3 giocatori. Sì, allora, ieri io più per, diciamo, non perché mi interessasse vedere Corona, più perché volevo capirne un pochino di più, Mm. un pochino l'ho guardato. Mi aspettavo le confessioni, diciamo, no? Con la lista di nomi e con comunque il fatto che venissero rivelate altre cose, non è stato proprio detto nulla. Sono stati messi in onda video già visti, ascoltati audio già mandati, cioè di nuovo non c'era niente. Onestamente quanti giorni son passati? 5, 6, da 4, non mi ricordo, proprio dall'incipit Mm. di Fagioli. Ecco, per me siamo arrivati a un punto in cui questo teatro non so ancora quanto possa andare avanti proprio in senso pratico, cioè facciamo che adesso arriviamo al dunque, facciamo che Sì, adesso anche basta. capiamo chi sono tutti i nomi coinvolti o il maggior numero possibile di nomi coinvolti attraverso telefoni, tabulati, cose, adesso non so come funzionino bene queste cose, però arriviamo un po' a un dunque, perché altrimenti
rischia veramente che paga Fagioli perché è stato il primo pescato, paga Tonali perché è stato il secondo pescato e finisce lì. E non mi sembra corretto. Se è vero, e sottolineiamo, se è vero che ce ne sono tanti coinvolti, come viene detto, ecco. L'importante è che vengano punite tutte le persone che hanno commesso questo reato. Se sono tante. Se sono 3 è giusto che ne vengan punite 3. Se sono 20 è giusto che ne vengan punite 20. Tutto lì. Vediamo cosa succederà i prossimi giorni. Dico solo che questo teatro del 2 nomi alla volta, un nome poi, un nome prima, un nome sì, un nome no, a 5, 6 giorni dalla prima volta che sì, è stato uno scoop e quant'altro, ha anche un po' stancato, personalmente parlando, dico. Anche perché la sosta nazionale è finita, cioè siamo arrivati al dunque che si iniziano a preparare le partite, sarebbe anche cosa buona e giusta sapere le partite del prossimo periodo, chi le gioca, chi non le gioca, chi le gioca con una testa, chi con un'altra, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi sarebbe anche cosa buona e giusta mettere un punto. In tutto ciò, Reinders è indispensabile per Gazzetta dello Sport e anche per me. Corse, idee, assist, ha cambiato il Milan e gioca sempre lui. Queste un po' le indicazioni sul buon Tijani, ma tant'è, anche qui Corsa non... idee corsa, direi io. Sì, 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 sì. Grande Tigi. Loftus, Krunic e Kalulu ancora da soli. Benessere sorridi, tempi rispettati. Nel piccolo box di Gazzetta sui recupero degli infortunati, i tre che stanno rientrando dagli infortuni ieri non hanno fatto una partitella in famiglia contro la primavera, si sono allenati a parte. L'unico dei tre, quello un pochino più vicino a tornare, non dovrebbe avere nessun tipo di problema, è Loftus-Cheek, anche perché poi, come ci si ricorda a Gazzetta, le partite sono tante, avremo bisogno di tutti. Ecco, spero di Avremo averli. bisogno soprattutto di Pier Calulu, che sono 40 giorni ormai che è fermo, che Sì, fa domani lavoro. sono 40 giorni. Eh, adesso io poi mi arrabbio, perché quando ci sono ste robe mi arrabbio. Eh, Mi spiegate questa piccola lesione quanto è stata piccola, che è 40 giorni che non è col gruppo? Dai, per lo so, piacere. lo so, Eh. lo so. 40 giorni è una bella sosta, una No, bella perché a me pausa. 'ste robe mandan fuori di testa onestamente, perché si tratta proprio di trasparenza e di correttezza e di rispetto verso il lavoro degli altri. Dai. Lo so. Siamo a mercoledì. Allora, oggi rientrano tutti i nazionali, il gruppo si diventa di nuovo completo e ci si prepara alla partita. Avremo tempo giovedì, venerdì e sabato per prepararla. È ovvio che se nessuno dei tre si aggrega da oggi, vuol dire che sono un po' indietro. E questo processo di riatletizzazione sta durando un pochino oltre, ecco. Cioè, soprattutto per i due che si sono fermati 20 giorni, che si devono riatletizzare. Eh. Vabbè, Direttore, vediamo oggi, dai. Vediamo oggi. prima di salutarci, Mm. non so se hai altro da dirci, però penso che No, siamo ho quasi finito. alla chiusura. Ho letto una piccola curiosità a proposito della gara che dicevi poc'anzi tra la primavera e la prima squadra, Mm. che si sono affrontati contro Camarda e Mirante. Mm. Mirante ha esordito in Serie A, Mm. Camarda non era nato. E con questo io vi saluto. Grazie Henry, sei un po' il Giuseppe Pastore di Radio Rossonera. Grazie a tutti per essere stati qui con noi. No! Sono sia di qua che di là. Henry, grazie. Ciao. Ciao, ciao Henry. Ci ritroviamo tra poco per Chiama Milan Lunch Talk e in serata un approfondimento appunto sulla questione scommesse tonali, Milan e quant'altro. Grazie a tutti, a dopo.